Oggi sono a bordo di un Audi Q4 Sportback 40 e-tron. Sì, è elettrica. Avevo messo in pausa questo mondo per un bel po'. L'elettrico comunque continua a galoppare e quindi eccoci qua. È equipaggiata con un motore elettrico trifase a magneti permanenti posto tra le ruote posteriori, capace di 204 cavalli e 310 Nm di coppia. La velocità massima è autolimitata a 160 km/h con uno 0 a 100 in 8.6 secondi. Al momento del lancio nel 2021 le versioni disponibili erano due, la 35 da 170 cavalli e la 50 da 299. Arrivarono poi la 40 da 204 e la 45 da 265. Ad oggi, sia per aggiornamento che per scarsa disponibilità di componenti vari, la 45 è salita a 286 cavalli ed esordisce la 55 da 340 cavalli. Apro una parentesi, la situazione in quanto ad ordini e listini è drammatica. Mai mi sono trovato di fronte a una roba del genere. Il configuratore Audi cambia di giorno in giorno, aggiungendo o togliendo allestimenti e versioni ad una velocità incredibile. Al momento infatti le 35, 40, 50 e 55 sul sito semplicemente non ci sono. Permane solo la 45 sia trazione posteriore che 4. Fine, non c'è altro. Gli stessi listini esterni delle riviste di settore sono in continua modifica e aggiornamento, insomma è un macello. Come ogni buona full electric il cambio è monomarcia e la ripresa è sempre ottima, zero ritardi di risposta ed un'immediatezza impossibile da riscontrare altrove a pari potenza. Un punto a favore ce l'avranno pure. La trazione qui è posteriore, in opzione dalla 45 e-tron a salire si può avere l'integrale 4 e si guadagna anche un altro motore elettrico sull'asse anteriore. La casa dichiara che la batteria agli ioni di litio da 77 kWh inserita nei pianali può garantire un'autonomia minima di 462 km e massima di 540 km. Nella realtà di tutti i giorni funziona più o meno così. Per ricaricarla da 0 a 100% dalla normale presa di casa ci mette una vita. E il massimo percorso effettivo, nel misto ovviamente, è stato 450 km circa. Il che non è affatto male, visto che il problema principale dell'elettrico è questo. Posso tranquillamente dire, senza paura di sbagliarmi, che se dovessi cambiare io dalla mia Subaru a questa, cazzo, sentirei una bella differenza. Potrebbe mancarmi ovviamente il sound e le prestazioni di una sportiva vera, tutto tondo, anche vecchia scuola, però nel 90% dei casi le immatricolazioni delle sportive in Italia sono circa l'1% annuo. A chi manca il sound? Cioè, quale sound viene a mancare? Se uno ha un'utilitaria, nella stragrande maggioranza dei casi, e gira spesso con quella, anch'io a casa ho delle utilitarie che posso tranquillamente usare, il sound dov'è? La prestazione dov'è? Capite? Cioè, i newton metro immediati di coppia che ti può dare un elettrico, un utilitario, una macchina normale non te li dà, non te li può dare. Per avere delle prestazioni del genere devi avere comunque sotto dei cavalli, se no e questa non è neanche spaventosa rispetto ad altre elettriche che ho avuto modo di provare. Poi molli, riacceleri e ripeto, non è neanche mostruosa in termini di potenza rispetto alla Model 3, la standard range, oppure la Model S, la P85 che provai, quella faceva 1000 Newton. Cioè, quella forte, cazzo. Entrai in contatto con la mia prima Audi elettrica nel lontano 2014 al Motor Show di Bologna. In una delle sue ultime edizioni, nel parco aperto c'era la possibilità di provare l'A3 Sportback e-tron. Era ibrida plug-in all'epoca, con un 1.4 benzina abbinato al motore elettrico, grazie al quale avevo un bello spunto da fermo. Niente di sensazionale, e se guardata con gli occhi di oggi, Audi stava lavorando all'elettrificazione da pochi anni ed il mondo era diverso. La Q4 Sportback e-tron venne presentata sotto forma di concept nel 2019, fino ad arrivare alla versione definitiva nel 2021. Costruita sulla piattaforma elettrica modulare MEB del gruppo VAG, utilizzata anche per altri modelli Volkswagen e Skoda,
Ha da subito ricevuto le attenzioni di chi voleva un SUV elettrico dei 4 anelli, senza raggiungere però gli ingombri dell'allora Audi e-tron, oggi Q8 e-tron. È stata cambiata la nomenclatura per ovviare a confusioni tra i vari modelli che sono arrivati via via negli anni. Il design rimarca i tratti distintivi dei SUV del marchio, con un'enorme griglia esagonale e di fari a LED. Imponente vista dalla 3/4, con parafanghi voluminosi e nervature che ci portano alla sezione posteriore, vera differenza rispetto alle Q4 e-tron standard. Il retro, in configurazione Sportback, offre un lunotto spiovente con spoiler molto raccolto. Nonostante ciò, la capacità di carico è superiore sia alla Q4 che alla Q5. Quella in prova oggi è dotata dell'allestimento S-Line, dunque monticerchi da venti differenziati di serie, l'assetto ribassato e applicazioni più marcate rispetto alle altre selezionabili come Business Advanced o Evo. A bordo l'atmosfera è quella a cui Audi ci ha abituati, con un tocco futuristico riservato ai modelli elettrificati. Ampia plancia con schermi touch sia per la strumentazione che per l'infotainment, pochissimi tasti fisici, volante multifunzione a razze doppie con bilancieri, anche qui ci sono i tasti a sfioro, e le sedute pelle e tessuto di una comodità unica. Spazio a bordo abbondantissimo anche per la possibilità di sfruttare tutta la zona del tunnel centrali. Curiosa è la console sospesa con portaoggetti sottostante e anche comoda come svuotatasche. I materiali sono ottimi e si viaggia che è un piacere. Su questo aspetto la mobilità elettrica è ideale, fermo restando che i percorsi più lunghi vanno pianificati per effettuare le ricariche, che ovviamente dalle stazioni di ricarica che si trovano in giro sono molto più veloci rispetto a quelle di casa. Sono validi, hanno il loro perché. Il problema è l'imposizione. Ti vengono ad imporre e ad offrire l'elettrico come l'unica soluzione mondiale, non si può fare diversamente, bisogna comprare l'elettrico al bando diesel, benzina, eliminiamo i motori. Messa giù così una persona non la vede come una scelta ma come un'imposizione e giustamente si incazza. Se fossero stati negli anni offerti dei modelli con la duplice o triplice scelta di benzina, diesel e elettrico, ecco che allora una persona dice: beh, ho la scelta, magari provo, qualcuno si butta, l'amico, il parente, la ditta, l'azienda, pian piano. A mio modesto parere sono però convinto che l'elettrico avrebbe fatto più breccia nel cuore delle persone, perché non sarebbe stato imposto. Invece buttandolo lì come o così o niente, senza incentivi, perché anche lì bisogna capire, i costi non sono bassi, vanno comunque dati degli incentivi seri, veri e reali per rinnovare il parco auto nazionale. Parlo dell'Italia, però la cosa si estende a tutti i vari paesi. Io guardo l'utilizzo reale e come i listini sono stati obbligatoriamente virati tutti sull'elettrico. È sbagliato, è stato sbagliato ed è difficile adesso togliere dalla testa delle persone che questa può essere un'opzione, non l'unica, è lì il problema, non l'unica. Il listino parte da 58.700 euro per la 40 fino agli oltre 71.000 per la 55 e-tron. Come spesso accade sia per i SUV che per le elettriche, non sono economiche. Va comunque considerato che si parla del nuovo e, come accennavo in apertura, ad oggi la configurazione di una Q4 Sportback e moltissimi marchi risulta complicata. Così, se diamo uno sguardo all'usato, si scopre che una 35 e-tron con 23.000 km è fuori a 39.000 euro e la 40 e-tron più economica con all'attivo 47.000 km a 42.500. Tutto sommato, con quello che costano le auto di questi segmenti oggigiorno, non è che siano fuori mercato. Leggevo poco tempo fa un articolo che evidenziava come le vendite delle vetture elettriche vengano condizionate più dalla paura nell'utilizzo quotidiano anziché dai costi effettivi. Si notava infatti che per le berline, SUV e station wagon di fascia medio-alta non si badava a spese, insomma di macchine costose ne girano. Se uno si fa due conti e piace il modello si può tranquillamente avvicinare. Vanno anche considerate le opzioni di noleggio a breve o lungo termine oppure i leasing offerti dalla casa. Magari si prova questa tipologia di vettura al giusto prezzo prima di acquistarla definitivamente. Io dico che elettrico si può, ci si organizza,
le autonomie che offrono le auto, anche nella peggiore delle ipotesi, 300 km, ok, con una ricarica, la persona media quanti chilometri fa al giorno? Perché mi sono ritrovato, è una questione di mentalità, mi sono ritrovato a parlare con persone che di un giornaliero fanno 20 km. 20 km al giorno, ma sai, l'autonomia di 400-500 km è un po' poca. Un po' poca per dove? È poca se magari ti devi piazzare un viaggio da 1000 km secco. Sì, ok, può essere poca, però va valutata nel computo dell'utilizzo medio, non degli utilizzi eccezionali. Anche lì è l'esagerazione, è il non volersi organizzare, è il voler vedere il problema dove il problema effettivamente non c'è. La Q4 Sportback e-tron è un SUV comodissimo e super spazioso che consente di coprire una ragionevole quantità di chilometri al giusto compromesso di ricarica. Il costo è simile alle sorelle del gruppo quali Volkswagen ID4 e Skoda Enyaq. Arrivati a questo punto la scelta è ovvia. Mentre il paragone con la Tesla Model Y regge. L'americana ha potenze e costi simili con autonomie e prestazioni superiori, però deve piacere, è strana ed asettica, lontana da un'auto convenzionale. A mio parere la Q4 Sportback e-tron ha le giuste caratteristiche per accontentare a 360 gradi il cliente medio dei giorni nostri.